Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube con l'inquadratura un po' in diagonale, luce soffusa. Per quale ragione? Perché oggi voglio farvi conoscere questo telefonino, il Tank 2 della Unihertz. Cosa di particolare? Allora, è un proiettore, guardate, questo è quello che io adesso ho sullo sfondo del mio telefonino e riesco a proiettarlo, e se io apro la fotocamera compaio pure io. Quindi abbiamo fra le mani forse il primo telefonino con proiettore, tra l'altro il proiettore che si regola automaticamente per quanto riguarda il trapezio, quindi se io lo metto in questo modo dopo un poco si regola, se lo raddrizzo si regola di nuovo, quindi c'è la possibilità di avere una proiezione fino a 100 pollici, devo dire effettivamente anche con una buona luminosità. Certo non è un grande proiettore, però per essere un telefonino già questa luminosità, questa qualità mi sta sorprendendo. Quindi cambiamo inquadratura e vi faccio vedere tutto quello che lo riguarda, vi faccio vedere anche le telecamere, ma quello che caratterizza questo telefonino sono ovviamente il proiettore e le luci nella parte posteriore, perché questi sono due grandissimi LED che emettono una bella potenza, una bella luce, e anche la fotocamera notturna da 64 megapixel. Quindi mettiamolo sul bancone, guardiamo il contenuto della confezione e guardiamo il protagonista di questo video. Quindi iniziamo. E allora sul bancone abbiamo quindi la scatola, il telefonino, vediamo quello che troviamo all'interno della stessa. Quindi innanzitutto viene venduto all'interno di questa plastica protettiva, poi troviamo un'altra bustina con all'interno un vetrino protettivo, quindi da applicare sul display con le due pezzuole, una asciutta e una bagnata. Poi troviamo manuale di istruzione e garanzia, un caricabatterie power delivery da 66 watt, quindi un caricabatterie molto veloce, e anche un cavo adatto per la ricarica veloce, anche questo USB-C, USB-C. Quindi non troviamo nient'altro, concentriamoci allora sul telefonino. Allora, telefonino rugged, questa volta non mi voglio concentrare su crash test eccetera, voglio farvi vedere comunque la struttura interamente in metallo, diverse viti, due tasti personalizzabili, si possono personalizzare dal menu per decidere quale applicazione aprire in base al numero di pressioni oppure al tempo per il quale viene premuto. Questo è il bilanciere per il volume, da questa parte invece troviamo lo slot per la memory card e questo invece è il tastino per accendere e spegnere. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, in tanti mi dicono ma gli aggiornamenti sono disponibili? Sì, come vedete c'è già un aggiornamento disponibile che non ho fatto appositamente per farvelo vedere. Qua abbiamo il comparto fotografico con la fotocamera da 108 megapixel, la fotocamera notturna da 64 megapixel, la grandangolare invece da 16 megapixel. Questi sono i LED per gli infrarossi, quindi per la visione notturna, e questo invece è il flash. Ma abbiamo, come dicevo poco fa, questi LED che tra l'altro cambiano colore, simulano un pochettino i lampeggianti della polizia. Quindi sblocchiamolo, è possibile ovviamente sbloccarlo anche con l'impronta digitale oppure con il riconoscimento facciale. Per quanto riguarda il sistema operativo è un Android 13, andiamo subito a vedere qualcosa, per esempio sulle impostazioni, e troviamo My Device dove abbiamo tutte le informazioni che riguardano il telefonino. Quindi abbiamo Android 13, Tank 2 il nome del telefonino, questo invece è lo spazio occupato, 17 GB su 256 che sono espandibili fino a 2 TB. La memoria, quindi in questo caso possiamo anche espanderla, possiamo aggiungere 10 GB alla memoria che abbiamo, quindi per avere una memoria praticamente di 22 GB. Una batteria enorme da 15.500 mAh che ci permette pure di utilizzarlo come powerbank, quindi possiamo ricaricare gli altri telefonini come se questo fosse un normalissimo powerbank. Si collega alla presa USB a questo, si collega all'altro telefono e si ricarica. Poi abbiamo tutte le informazioni per quanto riguarda le fotocamere, come vi dicevo poco fa. Quella frontale non ve l'avevo detto, ma ha ben 32 megapixel. Adesso però non concentriamoci tanto su queste caratteristiche, quindi vi faccio vedere per esempio la funzione più importante, quella che lo caratterizza, il proiettore. Giriamo l'inquadratura da questa parte e vi faccio vedere come riesco a proiettare semplicemente premendo su questa icona centrale. Quindi come vedete, nonostante la luce accesa, si vede molto bene. Se spengo ovviamente si vede ancora meglio. Allora ho sistemato l'inquadratura in modo da farvelo vedere un pochettino meglio per evitare di avere dei riflessi. Vedete che sulla parte più in basso è più chiaro, nella parte più in alto è più scuro, ma in realtà è lo sfondo fatto in questo modo, quindi se lo vedete così non è un difetto di proiezione perché è così riportato sul telefono. Allora vi faccio rivedere che se io inclino il telefono si sistema automaticamente il trapezio, quindi perde qualche secondo, si corregge in automatico. Quindi questo è buono perché ci dà la possibilità di proiettare senza doverci preoccupare di questi problemi. Adesso proviamo ad entrare su Google, apriamo un video, vediamo come riusciamo a proiettarlo. Poi un altro particolare, il telefonino tenuto così, puntato in avanti, ha la proiezione perfettamente orientata in orizzontale, quindi non dobbiamo fare manovre particolari oppure utilizzare dei sostegni,
ma basta semplicemente poggiarlo su un piano per avere la proiezione in avanti. Apriamo quindi YouTube e proviamo a vedere un video. Allora, però, per farvi vedere questo video, in realtà io vorrei utilizzare questo pannello mettendolo coricato, in modo che possiamo vedere anche la qualità ingrandendo l'immagine. Poi mi sono accorto dalla ripresa che ogni tanto compare una linea, ma forse è una questione di frequenza, quindi in questo caso sto vedendo una linea che sale dal display, però in realtà non c'è, quindi io lo vedo perfettamente nitido e fluido. Quindi spengo le luci, giro il pannello e ve lo faccio vedere per bene. Allora, in questo modo dovreste riuscire a vederlo bene. Peccato per questa linea che si vede passare ogni tanto, ma in realtà, vi ripeto, non c'è. Quindi avviamo questo video, mettiamolo a schermo intero e guardate. Anche se dalla ripresa i colori non sono per niente naturali, quindi provo ad abbassare un pochettino l'esposizione. Ecco, forse così ci siamo. Ragazzi, questo è anche l'audio che sentite provenire dal telefono direttamente. Poi sto riprendendo dall'alto, anzi scusatemi, abbasso un poco il volume. Ok, sto riprendendo dall'alto, quindi vedete comunque il trapezio un pochettino storto, ma questo è perché l'inquadratura la sto facendo appunto dalla parte superiore di questo schermo virtuale. Però ragazzi, si vede benissimo. Anche la messa a fuoco, cioè se io mi avvicino, mantiene la messa a fuoco, quindi è un sistema automatico. Guardate, questa praticamente è la dimensione super giù corrispondente alla grandezza del display del telefono, ma se mi allontano, guardate quanto si ingrandisce, diventa enorme, è meraviglioso. E ovviamente la qualità in questo caso aumenta di tantissimo, è davvero spettacolare. Proviamo a vedere un altro video pure ad alta risoluzione. Ragazzi, devo dire, effettivamente si vede molto bene. Guardate. Stiamo parlando di un'immagine proiettata da un telefonino, quindi una qualità eccezionale per essere un telefonino che si tiene fra le mani e ci permette di proiettare praticamente ovunque. È comparsa di nuovo quella linea nell'inquadratura, ma in realtà, vi ripeto, non si vede. Anzi, facciamo una cosa, vi faccio vedere direttamente questa ripresa tenendo fra le mani sia il telefono che quello con cui sto proiettando, così riuscite a capire ancora meglio. Ecco, così si vede ancora meglio. Guardate le dimensioni del mio bancone, lo conoscete. Riesco a proiettare questa immagine così grande. Proviamo a proiettare pure in alto, quindi sul tetto, e anche in questo caso il trapezio si corregge da solo, avete visto? Devo riprendere ovviamente in modo che il trapezio sia corrispondente all'inquadratura, però ragazzi, guardate che spettacolo. Questo da lontano. Proviamo sul legno. Ovviamente vabbè, in base a dove lo puntate, alla luminosità cambia tutto, però ragazzi è davvero bellissimo, a me piace. Hanno creato un telefonino in grado di riprodurre quello che vogliamo, da ciò che riprendiamo con la telecamera a ciò che abbiamo sul display, e ci dà la possibilità di avere un cinema praticamente sempre fra le mani. Quindi ragazzi, cosa dire? Guardiamo qualche altra cosa di questo telefono. Stacchiamo quindi questa proiezione perché abbiamo visto che effettivamente funziona bene. Spegniamo premendo questo tasto. Ok, interrotta la riproduzione, quindi la proiezione da questa parte. Guardiamo allora a questo punto i due LED, questi da questa parte. Quindi possiamo utilizzare innanzitutto la funzione proprio della lampada, quindi camping lamp. In questo modo possiamo utilizzarla sia per fare una luce di colore calda, di colore fredda, eccetera. Quindi possiamo scegliere da questa parte che tipo di luminosità avere. Così abbiamo una luce di colore caldo molto luminosa, soffusa e diffusa, oppure possiamo averla di colore più freddo, quindi in questo modo possiamo decidere noi in base alle nostre esigenze. Abbiamo la funzione SOS Explosion, quindi con questo lampeggio. Questa invece è la simulazione della polizia, sarà tra l'altro una cosa forse divertente appena. E poi abbiamo la possibilità, come tutti i telefonini, di scattare le fotografie. Vediamo per esempio quello che ho girato. Ho fatto solo alcune prove, in realtà con questo telefono non ho fatto granché. Mi sono limitato a fare solamente alcune foto e alcuni video per farvi capire come lavora. Quindi questa è la fotografia di una pianta di rosmarino con dei fiori molto piccoli, riuscito a riprenderli praticamente tutti, si vedono benissimo. Ed ero ad una distanza, lo tenevo al petto, quindi super giù, 1,5 metri di altezza. Poi ho fatto anche un video alla stessa pianta, e anche questo si vede bene. L'ho fatto semplicemente perché volevo farvi vedere la fluidità. Poi sono passato ad inquadrare una zona molto illuminata attraverso questo albero di ulivo, quindi in ombra,
e si vedeva benissimo, e anche inquadrando direttamente verso la luce tutto quello che era in ombra continuava a vederlo bene. Tra l'altro si adegua bene anche alla luminosità, quindi mi pare che sia un buon prodotto. Certo non sarà eccezionale, però per quanto riguarda foto e video, quindi questo test che ho fatto, per me è risultato un prodotto che mi ha dato una buona soddisfazione, perché non è andato né in sotto né in sovraesposizione, e la fluidità senza scatti, quindi per quanto riguarda i video va bene. Ho fatto anche questa fotografia a questo limone, una fotografia ravvicinata non macro, e guardate, si vedono tutti questi puntini, un limone che ovviamente va raccolto e va buttato perché ormai non è più buono, però come vedete tutti i dettagli si vedono molto bene, quindi anche la qualità, avendo 108 megapixel, a me piace. Questa invece è una fotografia grandangolare, per fare il paragone con la fotografia normale, quindi con lo zoom a 1, e questo con lo zoom a 2. Quindi man mano si va allargando e si va restringendo in base allo zoom, ma quello che noi interessa è vedere questi 16 megapixel della grandangolare effettivamente come sono. E devo dire che rispetto a tante altre va bene, poi dipende anche dalla messa a fuoco, c'è un pochettino di grana, quindi un po' di rumore fotografico, però una fotografia grandangolare solitamente si guarda nel complesso e non si zooma, proprio perché è grandangolare, quindi interessa tutto il panorama. Questo invece è un video che ho girato qua all'interno del laboratorio, questa con la fotocamera frontale. E devo dire si vede bene, ovviamente la luce era bassa perché mi stavo preparando per fare questa ripresa con il proiettore, quindi non avevamo tantissima luminosità. Però per essere all'interno forse si poteva fare di meglio, diciamo ci si può accontentare. Questa invece è con la ripresa, con la fotocamera principale, quindi la fotocamera posteriore. I dettagli sono un poco migliori in realtà, però la luminosità non aiuta, quindi diciamo in interno non è granché, ma avete visto comunque le fotografie in esterno e là è andato benissimo. Ora facciamo una prova pure a vedere l'audio. Già vi ho fatto sentire qualcosina mentre facevamo la proiezione, però mettiamo pure un brano, vediamo come si sente non solo il volume ma anche la qualità. E allora ho messo questo brano. Anche andando veloci, come vedete, è molto fluido. Quindi l'audio si sente bene, sia come volume che come qualità. Perfetto. L'altoparlante è da questa parte. Una volta tappato in questo modo non si sente praticamente nulla, proprio perché questi telefonini hanno una membrana che gli serve ad essere impermeabili, quindi una volta tappato diciamo non arriva l'audio, non si diffonde per la carcassa, ma fuoriesce solo da questi forellini. Poggiandolo, come vedete, stacchiamo però, poggiandolo su una superficie, dato che è sulla parte laterale, non vengono tappati, quindi l'audio si può ascoltare tranquillamente anche mentre stiamo proiettando un video tramite il proiettore, per poter usufruire della cassa integrata. Comunque sia, troviamo da questa parte l'ingresso per la ricarica, che serve anche per utilizzarlo come power bank, e abbiamo l'uscita per utilizzare o delle cuffie tramite il jack da 3,5 oppure collegarlo a delle casse esterne per poter vedere le proiezioni con un audio un pochettino più evoluto e con un volume migliore. Adesso spegniamo però le luci, rimaniamo praticamente quasi al buio pesto e proviamo a fare delle fotografie a qualcosa di piccolo. Quindi questa confezione di questo prodotto, apriamo la fotocamera. Come vedete abbiamo la possibilità, per quanto riguarda la fotocamera frontale, di fare solamente foto, video e timelapse. Invece andando sulla fotocamera principale possiamo fare timelapse, foto notturna, foto normale, foto ritratto, funzioni pro, quindi la regolazione dell'esposizione e tanto altro, il riconoscimento dei codici QR e infrared, quindi abbiamo la funzione notturna. E come vedete abbiamo quindi i nostri 64 megapixel. Proviamo a fare una fotografia, quindi mettiamo a fuoco, scattiamo. Quindi guardiamo questa fotografia scattata ora davanti a voi, zoomiamo e guardiamo i dettagli. Come vedete abbiamo tutti i minimi dettagli ripresi meravigliosamente. Si vede molto bene perché comunque 64 megapixel per una fotocamera notturna sono praticamente il numero di megapixel più elevato che io abbia visto fino ad ora. Adesso giro l'inquadratura in questo modo, farò un video. Per poter girare i video bisogna premere quest'altra icona, passa da fotografia a video.
Quindi inquadrerò verso questa scatolina, poi lo girerò, inquadrerò verso di me e vi farò vedere come è registrato. Quindi la facciamo però in orizzontale. Avvio la registrazione, così sentiamo pure l'audio della voce registrata, anche se l'esposizione in questo caso inganna. Ok, questa è la visione giusta, ovviamente il telefono compensa. E adesso sto inquadrando verso di me. Adesso questa inquadratura ve la farò vedere. Quindi mi sto riprendendo al buio, anche se non è proprio un buio pesto. E adesso guardiamo. Avvio la registrazione, così sentiamo pure l'audio della voce registrata, anche se l'esposizione in questo caso inganna. Ok, questa è la visione giusta, ovviamente il telefono compensa. E adesso sto inquadrando verso di me. Adesso questa inquadratura ve la farò vedere. Quindi mi sto riprendendo al buio, anche se non è proprio un buio, avvio la registrazione. Allora sì, dovevo farvelo vedere in realtà con lo schermo intero, ma a maggior ragione vedendosi piccolo si capisce ancora meglio che la risoluzione è migliore, quindi una buona qualità di risoluzione. Regoliamo di nuovo l'esposizione perché purtroppo il telefono con cui sto riprendendo, anche se c'è buio, cerca di aiutarmi nella ripresa aumentando l'esposizione, quindi inganna, sembra che ci sia luce all'interno, ma in realtà ecco è questa la luce che abbiamo, praticamente quasi nulla, ci sono delle persiane appena aperte. E allora ragazzi, quindi questo telefonino per me rappresenta davvero una rivoluzione, perché io non avevo mai visto un telefonino con il proiettore, poi è nuovo, nuova concezione, quindi un telefonino potente con una ottima RAM, un'ottima batteria che funziona anche come power bank, il proiettore che ci dà questa possibilità molto bella, anche se non ha una luminosità eccezionale, però effettivamente se siamo al buio, abbiamo una parete bianca, ci permette di passarci questo piacere. Quindi se vi piace vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, andate a dare un'occhiata, leggete tutte le caratteristiche perché ho fatto una recensione veloce, mi sono concentrato più sul proiettore, quindi tante caratteristiche le ho sorvolate. Se siete curiosi e volete sapere di più su questo telefonino, andate a cliccare giù nel primo commento nella descrizione. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!